C'è bisogno di armonia, di bellezza, di benessere. Ecco una nuova puntata e oggi ho avuto l'onore io di cominciarla e benvenuti per questa nuova puntata di benessere e bellessere. Questa sera c'è un ospite particolare che appare molto poco nei nostri canali, ossia lo facciamo vedere. Anzi, prima andiamo a salutare Serena Pattaro. Ciao Serena. Ciao Fabio, è bello averti qua ogni tanto con noi. E poi ho nel cuore sempre Marco Lodovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, ben ritrovati. Bene, bene, bene. E allora andiamo a scoprire chi è con noi quest'oggi. Eccolo qua, vediamo, Paolo Franceschetti. Ci sono degli indizi. Ci sono degli Ciao indizi. a tutti. Ciao Paolo. Diciamo per capire chi poteva essere l'ospite misterioso. Eccolo qua. Con tutte rose rosse, chiaramente. Paolo, è una manifestazione di affetto, ma più che altro volevamo dare appunto degli indizi ai nostri ascoltatori per scoprire chi era il nostro ospite di stasera. Io mi sono messo pure il maglione rosso, tra l'altro. Non lo sapevo che facevate questa apertura con tutta sta rosa rossa, quindi. Insomma, sono le sorprese che noi volevamo, questa sorpresa che volevamo farti. Era per ricordare i bellissimi libri che ha scritto Paolo. E che ricordiamo. Giusto Paolo? Sì, cioè li devo ricordare io, sì. No, ritorneranno anche in nuove versioni, giusto? Ah sì, adesso a breve uscirà la nuova edizione del Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa. E niente, credo che sia un unico volume. Prima erano 3, adesso credo che sia un volume unico. Non vorrei sbagliarmi, ma comunque lo vedremo fra poche settimane. Insomma. Fantastico. Bene. Allora, Paolo, di cosa parliamo oggi? Insomma, due argomenti che sappiamo di cui tu sei particolarmente affascinato, o comunque, insomma, concedimi appunto questo termine, ti appassionano moltissimo. Vuoi dirli tu? Sì, allora parleremo di astrologia e tarocchi, che sono poi il mio lavoro da qualche anno, perché insegno sia cartomanzia, faccio corsi sui tarocchi e di astrologia, oltre a lavorare con consulti con i temi natali e quindi consulti astrologici. A questo punto avete aperto appunto con la rosa rossa e vediamo, cioè racconto il mio percorso con i tarocchi, che sono molto legati alla rosa rossa, in realtà, sono strettamente connessi. Perché? Praticamente, diciamo, sì, racconto insomma come incontro i tarocchi. Li incontro a 15 anni, mi innamoro di un mazzo di tarocchi, che era il Rider White, che è il più diffuso mazzo di tarocchi al mondo. Non so perché non è che io avevo una famiglia che praticava l'esoterismo, poi a quell'epoca, sapete, parliamo di 40 anni fa, quindi di un momento in cui non è che tu ti informavi da internet, eccetera. Insomma, i miei compagni di classe mi regalarono un mazzo di tarocchi che era proprio, sì, era bello, ma non sapevo come leggere. Mi comprai quindi un libro sui tarocchi, mi ricordo ancora, Stuart Kaplan, i tarocchi, che tra l'altro ancora ho e ancora uso, è uno dei testi ancora fondamentali quando devo prendere qualche notizia, eccetera. Da lì vidi questo mazzo sul libro di Kaplan e questo Rider White, me ne innamorai, lo andai a cercare. All'epoca non era facile, oggi basta che vai su Amazon, no? Comunque l'ho cercato, lo trovai, se non ricordo male, alla Spezia o a Perugia, adesso non ricordo perché lo cercai in diverse città. Poi non c'era all'epoca il concetto di libreria esoterica, cioè, perlomeno non ce l'avevo io, insomma, anzi c'erano, però non era una cosa che la gente conosceva, eccetera. Vabbè, insomma, compro sto mazzo. Talmente, quindi studio i tarocchi, talmente ne ero affascinato che mi compro anche una versione più piccola, il mini Rider White, che mi porto sempre appresso dovunque andassi.
E a un certo punto mi faccio stampare delle carte di tarocchi su carta più grande da una stamperia, li incornicio e ovunque andassimo mi portavo sempre appresso queste immagini dei tarocchi, quindi all'università, quando studiavo, quando poi andai in affitto dopo l'università, insomma io dovunque andassi avevo sempre questi Rider White che mi accompagnavano. E questa è la prima fase della mia vita che passa normale tra studi eccetera, poi faccio l'avvocato e a un certo punto come avvocato comincio a occuparmi di delitti rituali. E già qui i tarocchi si rivelano fondamentali perché? Perché io la parte esoterica dei delitti l'ho capita osservando le analogie tra i tarocchi, alcune carte dei tarocchi e alcuni omicidi. E dicevo, ma che strano però, questo ricorda questa carta, quest'altro ricorda quest'altra carta, la numerologia pure, mi resi conto per esempio dalla numerologia che molte morti avvenivano in numeri simbolici, cioè in date la cui somma teosofica era 13, che è il numero della morte, della carta della morte, o 11, che è la carta della giustizia nei tarocchi Rider White, oppure 33, quindi multipli di 11, 22, e ogni volta riuscivo a vedere questo collegamento per cui chi moriva in una data 13 aveva un significato, chi moriva in una data 22 ne aveva un altro e così via. E quindi da lì sono partito con la mia ricerca sui delitti rituali. A un certo punto incontro Gabriella Carlizzi che mi spiega come molti delitti sono appunto commessi da questa organizzazione, dall'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Mi spiega come funziona questa organizzazione. In effetti la simbologia della Rosa Rossa nei vari delitti è proprio evidente. Non so, Pantani muore all'Hotel Le Rose di Rimini, dietro al mostro di Firenze, questa è una cosa che non viene detto, ma nei cadaveri c'è sempre una rosa che è tatuata sui cadaveri delle vittime, per non parlare di tutta la simbologia della rosa che sta dietro al mostro di Firenze, rosa che poi riconduce anche a Dante, vabbè, ma qui adesso il discorso simbolico è troppo complicato. E quindi dico, vediamo se ci sono notizie su la Rosa Rossa, le cerco sui libri esoterici, su testi, eccetera, però non trovo nulla, perché all'inizio fece un grosso errore, cioè non avevo visto che la Rosa Rossa è sostanzialmente un ordine che discende poi dalla Golden Dawn, e la Golden Dawn aveva due ordini, il primo ordine, quello interno, poi c'era quello esterno, di cui uno si chiamava appunto Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Poi a un certo punto Arthur Edward White fonda l'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro indipendente e rettificato ai primi del Novecento, mentre la Golden Dawn fu fondata nel 1887. Niente, cerco, un giorno leggo un libro di Giordano Berti, che era il libro che accompagnava un mazzo di tarocchi della Golden Dawn, in una nuova edizione con questo libro d'accompagnamento, e leggo che la Rosa Rossa era stata fondata da Arthur Edward White, cioè era colui che aveva creato quel mazzo di tarocchi che io mi portavo sempre appresso. E quindi le cui immagini mi circondavano nella stanza, in salotto, cioè quindi ce l'avevo sempre con me. Tra l'altro ci fu un episodio molto particolare in quegli anni precedenti, proprio quando andai a parlare con la Carlizzi la prima volta, con Gabriella Carlizzi, avevamo un appuntamento a Modena e mi ricorderò, adesso vado molto, diciamo, in riassunto, se no poi non parliamo della parte invece del benessere e bellessere che provocano i tarocchi. Quella notte, viaggiavo di notte, mi accorsi che ero seguito, insomma, e a un certo punto andai a un hotel che era l'albergo Re Alfini di Modena, dopo una cosa rocambolesca con questa gente che comunque vedevo che mi stava dietro e francamente mi metteva abbastanza in agitazione, quindi entro nell'albergo, ricordo ancora il numero della camera, la 221, e entro a mezzanotte e mezzo e con questa gente che entra insieme a me, però e io dico, ma cazzo, ma che vogliono questi? Vabbè, prendono la camera insieme a me, prendiamo la camera insieme, io entro in camera, mi distendo sul letto e davanti a me c'è un quadro, c'è una rosa rossa con una scritta in latino sotto. A quel punto fotografo la rosa e scappo.
Cioè, me ne vado proprio dall'albergo perché dicono qui c'è qualcosa che non va e me ne vado. Mi ricordo ancora che il tizio dell'albergo disse: ma aspetti, chiedo al direttore se le facciamo uno sconto, che è stato solo mezz'ora. No, di guarda, non voglio nessuno sconto, devo andare via prima possibile, che ho avuto un'urgenza. E vabbè, pagai il conto e me la filai. In questo quadro c'era scritto, una volta tradotto: mi cerchi lontano ma ti sono vicina, molte volte ancora negli anni futuri mi troverai sul tuo cammino. E io dissi: ti sono vicina, ma che significa? Cioè, mi interrogavo sul significato di questo messaggio, e eccolo lì il significato. Ce l'avevo vicina questa rosa di cui io cercavo le tracce, cercavo di capire come funzionava, eccetera. Da lì parte quindi tutto il mio percorso poi di ricerca, di approfondimento, non solo della Rosa Rossa, perché le organizzazioni esoteriche sono molte. All'inizio facevo l'errore di vedere un'unica organizzazione a capo di tutto, poi in realtà sono parecchie, tutte comunque con riferimenti, siccome hanno simbologie rosacrociane deviate, e quindi i simboli comunque erano simili, quindi la rosa rossa, il giglio, la croce, eccetera. Per giunta ero immerso nella rosa rossa, ma anche nella mia vita quotidiana, a parte i tarocchi e i quadri, ma io avevo uno studio, lo studio legale all'epoca era in via del Giglio, che era uno dei simboli della rosa rossa, nel quartiere Santa Rosa. La mia segretaria si chiamava Rosa Consalvo, cioè io, quindi RC, che era l'acronimo di Rosa Croce, con la rosa appunto, e per andare al lavoro ogni giorno, quindi, ma da anni, perché quello era il quartiere dove abitavo, passavo sotto alla statua di Santa Rosa, che è il simbolo della città in cui abito, guarda caso, dove abitavo, in realtà adesso non ci abito più, e a Porta Romana, quindi per andare poi in questa via del Giglio dove avevo lo studio, c'è la statua di Santa Rosa con una croce in mano, quindi Rosa Croce. Ecco. Insomma, io ero immerso fin da bambino praticamente nella simbologia di questa organizzazione di cui poi mi sarei occupato da adulto come avvocato. Quindi i tarocchi hanno fatto parte della mia vita da sempre e per l'astrologia potrei raccontare un altro percorso, ma è ancora più, diciamo, surreale di questo che ho descritto per i tarocchi, quindi lascerò perdere, tanto non è questa la cosa importante. E alla fine poi ho capito che appunto questa comunque era la strada che mi attendeva probabilmente da sempre, occuparmi, anche perché quando facevo l'avvocato ero comunque non ero insoddisfatto, non mi piaceva, insomma, era una tortura per me andare in tribunale, rapportarmi con i colleghi, in quel mondo che mi sembrava un mondo di follia. E di follia per l'assurdità, per la cecità che c'era di fronte a certi fenomeni, per l'incapacità della giustizia di funzionare, che poi non è un'incapacità, è una vera e propria volontà di non far funzionare la giustizia per non arrivare alla verità su certi delitti, l'ignoranza di chi deve investigare, di chi si occupa di queste cose, che ignora completamente la parte esoterica. Insomma, era una tortura per me fare l'avvocato. Oggi Paolo, finalmente... proprio sfruttando questa cosa che dicevi ora, quindi questa presenza praticamente, come tu dicevi, da quando sei nato quasi, di tutte queste figure che sembravano quasi casuali, ma erano ovunque. Una domanda che molti si sono fatti o si fanno spesso sul tema, per esempio, dei tarocchi, dell'astrologia: destino, predestinazione, libero arbitrio, scelta. Come si tengono insieme tutte queste cose secondo te, proprio andando sul tema forte a questo punto? Perché da un lato tu sembravi non avere scelta, proprio dalla descrizione che hai fatto, cioè se anche avessi voluto era come se uno ti tenesse immerso, quindi dall'altro si parla spesso comunque di libero arbitrio, di autodeterminazione. Come si conciliano queste due cose secondo te? Guarda Marco, mi hai fatto una domanda bellissima, forse la domanda più bella che uno poteva farmi in assoluto e più profonda, però apriamo un tema per cui ci sarebbe da discutere non si sa quanto dura la trasmissione, ma non lo dico per scherzo, cioè, Quanto vuoi. né perché voglio parlare 3 ore, cerco di essere sintetico, però il tema è affascinante, cioè si presta effettivamente a tante cose. Allora, siamo liberi, è un tema che poi io e Fabio trattiamo spessissimo in trasmissione. Nelle ultime trasmissioni si può dire che una linea conduttrice
degli ultimi argomenti che abbiamo trattati è sempre questo: siamo predestinati, abbiamo un destino o abbiamo il libero arbitrio? In realtà tutte e due. C'è un libro di Thorvald Detlefsen, Edito della Mediterranea, che ha un titolo molto emblematico: Il destino come scelta. Cioè noi abbiamo, cioè la nostra vita è predeterminata, alcune tappe le dobbiamo affrontare, alcune tappe le dobbiamo vivere e non abbiamo quasi nessuna libera scelta. Il karma ci viene incontro comunque, lo dobbiamo affrontare comunque. Ovvio che per esempio io ho capito che in un'altra vita appartenevo a queste organizzazioni, ho fatto tutte le cose terribili di cui mi sono occupato, ho amici e amiche nell'ambiente di E streghe, così maghi. abbiamo recuperato anche... Ho Si è amiche e recuperato amici. qualcosa. Però... Una coincidenza. No, si stava esercitando perché Fabio adesso sta sperimentando attività da ventriloquo, quindi avete visto non ha mosso niente e stava però provando. È venuto benissimo Fabio, stai migliorando tantissimo. Dicevo, vedete adesso invece muove la bocca e non si sente. Adesso al contrario, sta provando al viceversa adesso. Avete visto quanto è bravo? Cioè, riesce a fare tutte e due. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Dicevo, con Paolo questi intermezzi sono molto frequenti. Fabio, è inutile che fai finta, stai facendo un'altra cosa e ti è scappata la registrazione. Non fai, dai, tu, lo capiscono tutti, inutile che fai, no, con Paolo questi intermezzi. Poi Marco è sempre, cioè, dolcissimo, non direbbe mai una parola negativa a nessuno, perché l'ho visto in alcune trasmissioni, insomma, cioè, che prima di dire, cioè, di dissentire da qualcuno, cioè, proprio, ti ha detto, ah sì, queste ma quali coincidenze, su, dai. Una bella battuta, Vabbè, io Paolo, tornando a uno dei temi, sono della bilancia, mi tocca sempre stare, mi tocca sempre fare un po' e un po'. Guarda Marco, parlando di te, mi hai fatto tanto ridere in una trasmissione che hai fatto qualche tempo fa, che ti ho sentito per la prima volta dissentire sommessamente. E hai detto, ma io per la verità non ho proprio questa visione, che detto da te significa proprio, sono completamente... Quando ho detto, se Marco Ludovico ha detto che dissente sommessamente da questa visione, vuol dire proprio che però Paolo è il modo in cui lo dice Marco, sempre in modo molto, come dice lui, democristiano, ok? Cioè molto, diplomazia prima invece di di diplomatico lui usa questa parola. E vabbè, quindi tornando a noi, dunque, che cosa stavo dicendo? E poi mi sono perso il filo. Ho detto del libro edito da Edizioni Mediterranee. Il destino come scelta, cioè noi abbiamo un destino già scritto, tutti. Dopodiché il libero arbitrio reale non ce l'abbiamo, non ce l'aveva neanche Cristo, neanche Buddha, neanche questi illuminati, nessuno ha il libero arbitrio. Nei Vangeli c'è scritto chiaramente che Cristo a un certo punto va in una città, non mi ricordo se è Marco o Matteo, e nessuno aveva creduto in lui, quindi lui non guarì nessuno e non fece miracoli. Alla donna... Io non ero, quindi sarà Matteo secondo me, perché io non ero, quindi deve essere Matteo. Ok. Ma che è una battuta? Sì, io sono Marco. Era Marco Matteo, se io non sono vuol dire che era Matteo. Ho capito, no, scusate, mi ero concentrato sulla quale la battuta mi era sfuggita. Allora, la donna che tocca la veste a Cristo, Cristo gli dice: la tua fede ti ha salvato, non io. Cioè, il messaggio che manda Cristo è chiaro: io non posso nulla, e diceva Cristo, faccio solo la volontà del Padre. Il mago nero, che si sente così potente, non può uccidere nessuno che non sia nella volontà della persona o nel destino o nel karma di quella persona. Prova ne sia che molti fanno fatture a morte e funzionano, una persona muore, ma a volte non funziona. E io ho una mia amica con cui, che cito spesso perché c'è sempre stato un dibattito fortissimo con questa persona di scontro, perché perché non è che era, no, dico era perché adesso non lo fa più. Comunque in passato faceva fatture a morte a persone che erano morte, anche in modo tragico,
alcune le ho viste insieme, insomma, una volta fece una fattura a morte a uno e il giorno dopo sui giornali c'era che questo era scomparso, quindi io ho potuto verificare la potenza di alcuni riti. Peccato che io dicevo a lei, ma guarda che tu non hai potuto nulla, tu ti sei solo inserita in un disegno divino in cui questo doveva morire e prova a uccidere il Papa o un altro personaggio che ti sta sul cazzo, prova a uccidere Putin, ammesso che ti sta sul cazzo Putin, oppure provaci, non ce la fai, perché non è nel karma di Putin essere ucciso da te. E per sfidarla, una volta che avevamo litigato a bestia, lei si vendicava con le persone con cui litigava e che la offendevano e si vendicava con fatture a morte. Abbiamo litigato ferocemente, io ho detto adesso ammazza me, ti autorizzo io, e guarda, e addirittura non violi il mio libero arbitrio, ti autorizzo io, ammazzami, vedrai che non ce la fai. Oppure se ce la fai vuol dire che era nel destino, però dopodiché torno dall'aldilà, ti prendo a calci in culo per una serie di cose che comunque devi capire, perché devi capire che non ci abbiamo, nessuno di noi ha il potere se non quello che gli viene conferito dall'alto. Paolo, perdonami. Perdonami se ti interrompo, perché questo discorso del libero arbitrio, tra l'altro, è un argomento che io tratto tantissimo proprio e lo vedo, cioè vedo la cosa esattamente come l'hai spiegata tu in questo senso. Non dissenti Quindi condivido sommessamente, cosa? No, però io non ho non finito. dissenti sommessamente. Però scusatemi, questa era la parte iniziale che dicevo, perché altrimenti se la metto così sembra che noi non abbiamo nessuna libertà. No, infatti, e allora io ti lascio poi finire e ti faccio già la mia domanda, perché secondo me poi si ricollega alla fine del tuo discorso. E quindi come una lettura dei tarocchi o una lettura del tema natale può essere, cioè ci può far capire qual è il nostro destino e qual è la parte di libero arbitrio invece che noi possiamo sviluppare. Ok, allora ci arrivo, però prima devo finire appunto la Cioè, sì, parte sì, che dicevo. è la parte Quindi successiva. sembrerebbe che il nostro libero arbitrio non ci sia, che noi siamo delle macchine e delle marionette, ma non è proprio così. Nel senso che, ecco, il destino come scelta di Detlefsen, quando noi capiamo il nostro destino gli andiamo incontro consapevolmente. Se noi ci opponiamo al nostro destino, normalmente la nostra vita va molto peggio rispetto a come potrebbe andare. Quando però capisci qual è il tuo destino e qual è la tua missione, diciamo così, il tuo libero arbitrio aumenta, ma aumenta sempre facendo comunque, capendo il disegno divino e inserendoti in quel disegno. Quindi Cristo guariva solo chi voleva guarire. Yogananda, un altro personaggio straordinario della storia della spiritualità, guariva solo chi voleva guarire. Poi né Cristo, né Buddha, né Yogananda, nessun illuminato ha avuto il potere di portare la pace sulla terra. Nessun illuminato ha avuto il potere di donare l'amore universale a tutti, perché non è possibile, perché si va contro il libero arbitrio e contro un disegno divino. Però l'illuminato cosa fa? Cosa sa? Sa già in anticipo se può operare o no. Qui racconto sempre, per far capire il concetto, un esempio di una persona a cui assistevo, ho assistito e gli faceva tante guarigioni miracolose. Una volta guarì un paralitico, una volta un cieco. Il cieco sotto i miei occhi, il paralitico invece lo sapevo perché questo paralitico conosceva questa persona, gli voleva regalare una villa per ringraziarla di questa cosa. E questa persona mi disse: Paolo, non andare a dire in giro che io guarisco i paralitici, perché io non guarisco nessuno. Io faccio solo la volontà del Padre. Io vedo se la persona è in grado di guarire o no, se ha in sé le potenzialità per guarire, e allora gli dico, come faceva Cristo, alzati e cammina, ma perché so che è in grado di camminare, non perché io la faccio camminare. E la persona poi attribuisce a me il merito di questa guarigione miracolosa, ma non sono io. E se tu mi mandi 10 paralitici, non te ne guarisco manco uno. La stessa cosa per il cieco, ha diciamo fatto sì che la persona vedesse una serie di sue potenzialità, facesse una serie di esercizi, vabbè, insomma, adesso non è complicato da spiegare, comunque disse: io non guarisco nessuno. Posso citare tanti altri casi di guaritori, insomma il concetto è sempre lo stesso. Bene, allora qui si inseriscono i tarocchi e l'astrologia. Con i tarocchi il cartomante cosa fa?
può guardare non il futuro, che non è scritto. I tarocchi si dispongono secondo le energie di quel momento. Ma in realtà tutto quello che abbiamo attorno a noi si dispone sempre secondo le energie del momento. Lo sciamano è in grado infatti di vedere le energie e di vedere anche il futuro, il passato, eccetera, dagli alberi, dagli uccelli, dalle nuvole, eccetera. I tarocchi sono solo uno strumento molto più potente di altri, perché creati apposta con questo fine, per poter leggere le energie del momento. Quindi la persona prevedibile, che non ha nessun libero arbitrio perché non ha la consapevolezza di sé e non ha tutte queste consapevolezze, va incontro a un destino certo. Quindi tu, quando nei tarocchi vedi la morte, per certe persone quella è morte, non c'è niente da fare. Quando però la legge è una persona consapevole, tu gli puoi dire: guarda che qui c'è la morte. Per evitarla bisogna andare incontro a queste energie consapevolmente. La stessa cosa vale per il tema natale. Il tema natale è la rappresentazione grafica dei pianeti al momento della nostra nascita. Ora però, quando nasce, e molti astrologi vedono nei temi natali anche, per esempio, cosa succederà fra 20 anni, fra 30 anni, quando ti separi da tuo marito, cioè alcuni arrivano a questo livello di previsione. Però che cosa significa questo? Siccome il tema natale di un bambino nato in un certo giorno, in una certa ora, è condiviso da altri, a seconda degli orari e dei periodi, da 30, 40, ma anche 200 o 300 bambini in tutto il mondo che nascono nello stesso istante, sia pure con la differenza di fuso orario. Quindi abbiamo 300 bambini che muoiono nello stesso istante? No. Perché che cos'è che non dice il tema natale? Il livello evolutivo della persona e il grado di consapevolezza della persona. Quindi le persone, per esempio, su un destino spirituale, su un cammino spirituale, il tema natale gli va letto in altro modo rispetto alla persona, diciamo così, più meccanica e più prevedibile. Faccio anche qui un esempio per capire e poi spiego ancora meglio. Alla fine dell'Ottocento un gruppo di astrologi aveva preso in esame i temi natali di due bambini nati nello stesso istante, che era il futuro re Giorgio III d'Inghilterra e un operaio che si chiamava Stefano Hunting's. Nascono nello stesso istante, quindi gli astrologi monitorano per parecchi decenni la loro vita. Questo è uno degli studi fondamentali che sono stati fatti in astrologia, perché la cosa eclatante che viene fuori dalle vite di questi due personaggi è che si sposano nello stesso giorno, muoiono nello stesso giorno, hanno lo stesso numero di figli. La cosa che a me mi ha sorpreso di più è che il re non era nato re, ma era nato principe, viene incoronato re lo stesso giorno in cui l'operaio, da operaio, diventa imprenditore perché ha preso un prestito e inaugura la sua fabbrica. Quindi vedete, già il contesto sociale indica che la vita non sarà uguale, perché dobbiamo intanto concretizzare la vita della persona, quindi quel tema natale con la persona, che un conto è se nasce a New York, un conto se con lo stesso tema natale nasce in Amazzonia da una tribù di indigeni. È ovvio che avranno due vite completamente diverse. Ma loro, Paolo, sapevano di Aspetta, essere però, sotto studio? sì, loro sapevano. Sì, certo. Ah, ok. Però poi c'è un'altra variabile da inserire, che è il livello evolutivo della persona. Perché il tema natale di un personaggio come Yogananda va letto in un modo diverso rispetto a una persona di basso livello evolutivo, con un basso livello dell'anima, di incarnazioni, potremmo dire, un'anima meno antica, direbbe qualcun altro. E quindi quando tu leggi un tema di Yogananda, se tu non sei in grado di capire la grandezza del personaggio, ovviamente non ci vedi dentro le stesse cose che ci vede un'altra persona. Quindi bisogna anche capire il livello evolutivo della persona che si ha di fronte. Se tu leggi il tema di Yogananda, Vergine, cioè Capricorno, ascendente Vergine, è proprio l'apoteosi della persona materialista e che sul concreto. In più, se vedi le varie posizioni astrologiche, dici vabbè, ma questo è uno che c'ha un sacco di problemi. Invece era Yogananda. Quindi il tema natale quindi non è una predestinazione assoluta. Se tu prendi coscienza delle energie che stanno nel tuo tema natale, puoi anche cambiare il tuo destino, perché un'energia negativa di un Marte mal posizionato, di un Saturno mal posizionato,
la trasformi in qualcosa di positivo, perché le energie sono neutre, non sono mai negative o positive, quindi trasformerai quelle energie negative in positive. Per quanto riguarda per esempio l'astrologia, adesso non racconto esattamente come per i tarocchi tutto il mio percorso, però a un certo punto io mai avrei sognato di fare l'astrologo. Era un sogno per me, io ammiravo, invidiavo gli astrologi, però pensavo a me è toccata un'altra vita, faccio l'avvocato, faccio altre cose, insegnavo diritto, insomma, vabbè. Però io mi rendevo conto che gli astrologi da cui andavo non mi dicevano cose che rappresentavano la mia vita. Mi venivano a parlare di rapporti con mia madre, con mio padre, che io conosco benissimo, di cui non me ne fregava proprio niente. Allo stesso tempo mi dicevano: siccome tu hai una congiunzione di Marte con Urano opposta a Saturno, ti sarai rotto le ossa chissà quante volte. Ma io non me ne sono rotte mai. Ho avuto diversi incidenti, ho avuto anche diversi attentati, cioè che proprio hanno tentato di farmi fuori quando facevo l'avvocato e mi occupavo di certe cose, ma ne sono uscito sempre illeso. E allora come la mettiamo? C'era qualcosa che non mi tornava, e c'era qualcosa che non mi tornava anche nella vita di molti miei amici che avevano vite straordinarie, ma non vengono rappresentate dal tema natale letto da un astrologo abituato diciamo, a persone che non sono su un percorso spirituale, quindi abituate a rispondere a domande del tipo: ma mi lascio con mia moglie o no? Come mai adesso sta andando male? Come posso fare il migliore investimento azionario? Ecco, queste sono molte domande, la maggior parte delle domande che rivolgono gli astrologi. Nel mio caso io mi domandavo appunto lo scopo della mia vita, qual era il mio destino, perché la mia vita era quel casino che era da 40 a 50 anni, e molti miei amici, cercavo di capire quel destino straordinario di quei miei amici dove è rappresentato nel tema, che gli astrologi non karmici, diciamo così, non lo spiegavano. Quindi, per tornare quindi alla tua domanda, Serena, sia le carte sia gli astri ci indicano una predisposizione, e poi puoi lavorare su quella predisposizione, su quelle energie, per migliorare il tuo destino e la tua vita. Questo è per coloro che appunto hanno il concetto di percorso spirituale, che consiste sostanzialmente in un lavoro su se stessi e in una comprensione, si chiama percorso spirituale perché è anche una comprensione delle leggi dello spirito. Chi non ha questo concetto, ovviamente tu dal tema gli dici: ok, il mese prossimo si separa, fra 3 mesi guadagna di più e rimani a questo livello. Quando la persona invece è su un percorso spirituale, il discorso è un po' diverso, è un po' più ampio, insomma. Inoltre c'è proprio nel tema natale, questo è particolarmente nell'astrologia indiana, quindi io faccio un'astrologia un po' diversa rispetto a molti astrologi, i nodi lunari e alcune parti indicano proprio lo scopo della vita, cioè per chi si domanda qual è lo scopo della vita, c'è nei nodi lunari, in altre posizioni, la possibilità di dire qual è la mia missione, cioè dove devo lavorare per migliorare la mia vita. Chiaro che chi non ha il concetto di miglioramento... Paolo, quindi possiamo dire, insomma, alla luce di quanto ci hai appena esposto, che comunque magari il destino è stabilito. Noi possiamo scegliere il percorso. Mi spiego con un esempio magari molto, molto banale. Io devo andare da Milano a Roma, so che la mia destinazione è Roma, è stabilita che è Roma, ma io posso scegliere il mezzo e la via con cui arrivarci. Esatto. Sì. Possiamo non definirlo solo, ma puoi così. Sì, e puoi scegliere anche il mezzo più rapido, perché se tu insisti con un mezzo sbagliato, chiaramente ci metterai più tempo, oppure avrai diversi incidenti di percorso. Se tu invece vai dritto alla meta, a quel punto, quindi dritto con il mezzo più veloce, più conveniente. Esatto. È come dire, io scelgo la nave per andare in con l'autostrada, no, è impossibile, rimango sempre ferma perché non vado mai avanti, vado in loop perché la nave in autostrada non ci può andare. Sì. Ci sono persone, per esempio, che c'è proprio scritto, no, nel loro tema un destino di tipo spirituale, c'è proprio le indicazioni chiare, e poi tu gli chiedi che cosa fai di lavoro? Ma lavoro come impiegato. Che hobby c'hai? Nessuno. Ma interessi? Nessuno. Ok, a quel punto gli dici: ok, quindi c'è un sacco di malattie. Dice: sì, come fai a individuarlo? Perché non ha realizzato, la sua anima preme dentro per fare certe cose, ma quelle cose non le fa. Ma una cosa
la più eclatante che mi capita, per esempio, no? La cosiddetta casa ottava, che è anche la casa della sessualità. Trovo persone che hanno una sessualità spiccatissima, fortissima, che dovrebbero quindi lavorare sulla sessualità, sulla canalizzazione delle energie sessuali, eccetera. Mi è capitato che la persona dicesse no, sono frigida, oppure no, sono completamente impotente. Dico, ma come? A quel punto, questo era anni fa, no? E dice, ma non corrisponde. Quindi dicevo, scusa, fai sport? Sì, faccio sport ad altissimi livelli, e quindi vinceva, no, delle cose. Che cosa voglio dire? Che canalizzava quelle energie nello sport, e lì infatti raggiungeva un risultato eclatante. E con il sesso era bloccato perché, e poi c'erano infatti anche i blocchi psicologici, c'era per esempio una cattiva visione del rapporto con l'altro sesso. Se tu sei uomo o donna e pensi che l'altro sesso sia fatto solo di, nel caso degli uomini, troie, oppure così, oppure sei una donna e pensi che gli uomini sono tutti che pensano alla stessa cosa, cioè quelle idee classiche, no, che hanno molte donne o molti uomini, puoi avere un blocco, però in realtà avresti altre pulsioni e quindi le sublimi con lo sport o con quello che è, insomma. Ecco, questo è un esempio, insomma. Ma infatti Paolo, mi è piaciuto molto, perché tu prima hai nominato Thorvald Detlefsen in quel libro lì, che lui scrisse anche Malattia e Destino, tra l'altro, che tu hai proprio nominato questo aspetto ovviamente di collegamento tra le due cose. Sì, guarda, faccio un altro esempio banale. Io, per esempio, la salute in genere non la guardo nei temi, perché faccio temi a persone che sono su un percorso spirituale, quindi danno per scontato che la salute sia un riflesso dell'anima, no? E qualche anno fa mi è capitato una persona che, senza dirmi nulla che cosa faceva, senza dirmi niente, mi dice: mi puoi fare il tema Natale a vuoto, diciamo così, senza sapere nulla. Io gliel'ho fatto, risultavano dei poteri psichici fortissimi e delle potenzialità psichiche spaventose. E quindi dico: ma potresti essere un veggente, un sensitivo? No. Dico: ma strano, però. Che lavoro fai? Dice: nessuno. Come nessuno? Non era possibile con quel tema. E mi disse: no, nessuno, perché ho una pensione sociale di invalidità, perché sono su una sedia a rotelle. Perché con la sua mente, la sua forza mentale l'aveva messo su una sedia a rotelle. Dopodiché abbiamo lavorato sul suo potere mentale, perché poi ho fatto delle domande. Gli ho detto: senti, ma ti è mai capitato per esempio di odiare intensamente una persona e quella s'ammalasse? Sì, sì, spessissimo. Infatti se penso male di una persona ho anche il terrore dei miei pensieri. Ah, ecco. Quindi i poteri psichici ce l'ha. Non li voleva riconoscere, e soprattutto non li voleva riconoscere su se stesso. E a quel punto si fa un lavoro, se la persona vuole, per carità. Se continua ovviamente a pensare che invece è il destino che lui sia su una sedia a rotelle, non ne uscirà. Se pensa che invece è il suo destino, ma è anche nelle sue possibilità di uscire dalla sedia a rotelle, ecco che il destino diventa una scelta, quindi diventa che il suo destino era: prima sto su una sedia a rotelle e poi mi alzo, però, e mi alzo grazie ai miei poteri mentali. E noi abbiamo, quindi al nostro karma non sfuggiamo, quindi questo non è sfuggito alla sedia a rotelle, però ci sono dei momenti in cui la vita ti dice: ok, adesso poi hai la scelta. E vi posso assicurare che ci sono, è capitato delle volte di veramente capire come la cosa sia una scelta, perché una volta mi ricordo uno che aveva un tumore, con una persona, la stessa persona di cui parlavo prima, che faceva guarigioni, eccetera, gli dice: vorrei sapere solo perché ho questo tumore mortale, era un tumore al fegato, gli avevano dato 6 mesi di vita. E l'altra persona risponde: guarda, io te lo posso dire perché c'hai un tumore, ma poi potresti guarire. Questo ci pensa e dice: allora ci devo pensare. Non è tornato più. Ma capite che... Ma e queste sono le teorie di Hammer, no? Se vi occupate certo. di salute, probabilmente... Ecco, certo. Hammer dice: prendi consapevolezza della tua malattia, e non sempre, a volte la malattia scompare, però. Però tutto parte dalla consapevolezza di quello che ti sta accadendo, di chi sei, e sì. Perché tante volte, insomma, le persone dicono: voglio capire il perché. Bene, io il perché te lo dico, però come hai detto tu poco fa, Paolo, però dopo bisogna anche guarire.
Cioè, se no si trova la scusa per rimanere nel proprio dolore, perché poi lì insomma sappiamo si scatenano tante altre situazioni, magari a volte anche inconsce, come il fatto di avere delle attenzioni, come avere insomma che sono molto, molto personali. Sì, pensiamo poi a Claudia Rainville, no? Gli studi di Claudia Rainville, di Anthony Williams, cioè tutti i personaggi che hanno portato una grande innovazione nella medicina olistica, dove sostanzialmente però il concetto è che la salute te la fai te. C'è anche un altro libro, Il medico di te stesso, no? Un altro dei libri, pare edito da Mediterraneo, non ricordo l'autore, che è giapponese o cinese, no, cinese mi pare. Insomma, sì, il concetto è quello, quindi. E allora, tornando a libertà o predestinazione, tutte e due. Possiamo Dobbiamo, dire quindi... però dobbiamo capire che c'è una predestinazione e qual è. E dobbiamo capire che al destino non si sfugge, ma dobbiamo anche capire qual è questo destino. Non c'è nessuno più schiavo di coloro che pensano di essere liberi, di essere onnipotenti, di fare quello che gli pare. Ma Quelli potremmo sono le persone. riassumere, Paolo, con il fatto che ci viene consegnato, ci viene dato un perimetro e noi siamo liberi di muoverci all'interno di quel perimetro. Cioè a noi ci vengono date le gambe, quindi possiamo camminare o correre, ma non possiamo volare perché non abbiamo le ali, non so come dire. Quindi ci viene Esatto. dato questo perimetro nel quale muoverci liberamente, diciamo, mettiamola Sì. così. Sì, Ho capito sì. bene? Sì. Eccoci. Fabio. No, volevo sapere, intanto scusa se ritorno all'inizio, sai che non me lo ricordavo quella cosa quando hai citato en passant il mostro di Firenze delle rose tatuate? Perché quella è una cosa che non viene divulgata, non mi ricordo se c'è sulle autopsie, ma è una delle cose per cui non si riescono a trovare i documenti ufficiali che ne parlano, insomma, di quelli che sono rimasti, cioè perché tanti documenti dell'epoca, per esempio i documenti del Gides, alcuni sono stati pubblicati, alcuni li ho pubblicati anch'io, molti l'hanno pubblicati i ragazzi del Mostro di Firenze e i Mostri di Firenze, di questi due gruppi, sia Facebook che su YouTube, però molti non ci sono, non si trovano. Li ha la Procura di Firenze che non li dà. Quindi è scritto lì, diciamo, di questo particolare. Non so dove sia scritto, questa è una cosa che diciamo, me l'ha confermata una persona che ha lavorato a una delle perizie, cioè su una, e poi lo disse la Carlizzi, che lo diceva spesso, insomma, questa cosa delle rose, insomma. Venendo invece al discorso dei tarocchi, finora ci siamo concentrati appunto soprattutto sulla parte astrologica, c'è un collegamento tra astrologia e tarocchi e una domanda che sicuramente ti ho fatto anni fa, ma è bene magari rispiegarla: come fa un mazzo di carte a, diciamo, delineare quelli che possono essere i momenti, cioè come fa a fotografare e poi perché proprio in particolare, no, i tarocchi classici tradizionali che tutti conosciamo con i loro simboli, come fanno a fotografare non solo il momento presente, a far comprendere una situazione e anche la tendenza futura. Allora, siccome stai lavorando anche su altre cose, nel frattempo non hai ascoltato quello che ho detto prima, però comunque serve per ribadirlo meglio, che forse è importante questa cosa. Allora, tutto quello che noi abbiamo attorno, tutto l'universo attorno a noi risponde alle nostre energie. Questo è un principio base, no, della spiritualità. Il nostro interno riflette l'esterno. Quindi quando io tiro i tarocchi sono uno strumento come un altro per vedere le energie che ci sono in quel momento. Però, proprio perché sono le energie di quel momento, poi tu, se sei consapevole di quelle energie, le puoi cambiare. Quindi se tu vedi che stai andando verso un disastro con una certa situazione, ecco che a quel punto la puoi cambiare, perché diventi consapevole delle energie di quel momento. Quindi i tarocchi non è che leggono il futuro, leggono le energie. Faccio un esempio. Ma l'energia gliela diamo noi, cioè nel senso, questo non ho capito. Sì, guarda, ti faccio un esempio proprio sia con i tarocchi e l'astrologia insieme. Il mio amico Tiziano, che è un cartomante bravissimo, spesso ci facciamo non solo delle letture a vicenda, ma ci mettiamo alla prova proprio per capire sempre di più come funzionano le energie dei tarocchi, l'astrologia, eccetera. Allora, una volta mi fa: Paolo, anni fa, tu vai a litigare con Stefania.
e mi dice anche il perché. Poi io, ovviamente dal tema Natale, sia mio che di Stefania, c'erano dei transiti in cui c'erano transiti di litigio pesante. Guardandomi dentro mi sono accorto del perché andavamo a litigare, perché già era presente una voglia di dare battaglia su alcune cose. E allora ho preso Stefania, abbiamo parlato, abbiamo detto allora l'energia sta andando qua, per questo motivo qua che noi conosciamo bene. Vogliamo trasformarlo, quel Marte che avevamo nella casa del rapporto e quel Saturno, lo vogliamo trasformare in qualcosa per lavorare su noi stessi e lottare insieme per superare la cosa, oppure dobbiamo lottare tra di noi? Si è trasformato in uno dei periodi migliori del nostro rapporto, perché l'abbiamo trasformato in una lotta per capire. Quindi la lotta c'era, Marte c'era, Saturno c'era, il litigio, le carte avevano visto solo questo, quindi infatti richiedo di nuovo le carte a Tiziano, dopo che dico, vedi che cosa viene fuori? Viene fuori, oh, tutto perfetto. Non so se è Ma chiaro. è come Paolo, sì, Dici che è con l'energia. qualunque strumento, cioè quindi invece che i tarocchi, che ne so, si Faccio un altro potrebbe esempio. usare dei Guarda, sassolini. faccio un altro esempio. Anni fa io avevo l'abitudine, ma spesso ce l'ho ancora, di tirare le carte per la giornata, ne tiro 3. Una mattina di anni fa tirai le 3 carte peggiori del mazzo di tarocchi, viene fuori la torre, 10 di spade e mi pare il diavolo. Ho detto cazzo, oggi la giornata è un casino. E ho detto come faccio a esorcizzarle? Però il problema è che non sempre sappiamo come esorcizzare le cose. Allora, sono andato in studio, ho detto vediamo che succederà. Sono andato nel mio studio, quel giorno i miei colleghi, lo studio da notare che era fondato da me, mi dissero Paolo, o un'altra collega con cui io collaboravo, che poi era Solange Manfredi, o Solange se ne va dallo studio o ve ne andate tutte e due. E io dissi vabbè, allora me ne vado. Quindi dopo 3 giorni ero fuori dal mio studio legale che avevo fondato io. Quindi le carte avevano letto bene. Lì le carte leggono l'energia e non ci si può fare niente, perché purtroppo, cioè ti puoi però cosa fare? Puoi prepararti al casino. Cioè io sono andato già in studio, dico, oh, vediamo da dove arriva il casino, insomma, perché tra l'altro le carte nascerebbero per essere lette per se stessi, non neanche per gli altri. Perché Paolo, solo perdonami, noi... quindi Sì. scusami se ti interrompo, facendo anche l'esempio appunto con Stefania che dicevi prima. Allora, io posso leggere un'energia di conflitto e poi scelgo io se farla diventare un'energia di incontro o di scontro, in realtà. Sì, tu leggi un'energia di conflitto. L'energia di conflitto è dentro di te. Certo. A quel punto tu puoi dire ok, c'è questa energia, perché c'è questa energia di conflitto? Se la persona la riconosce, ne riconosce le cause, dice ok, la vogliamo cambiare? Se la cambi, si trasforma in un'energia non di conflitto. Però il cartomante, per fortuna, direi io, quindi legge sì il futuro, ma il futuro è scritto solo per le persone prevedibili e che non fanno nessun lavoro su se stessi per cambiare le cose. E per questo, infatti, per esempio, molti dicono che il futuro degli illuminati, cioè se tu leggi le carte a uno Yogananda, non gli leggi niente. Più volte a personaggi spirituali abbiamo provato con amici cartomanti a vedere il futuro, non c'era verso di leggerlo. Mentre su altre persone, tu lo fai su mia madre, tu vedi benissimo quello che gli succede, gli puoi prevedere quello che succederà. Provo a fare un esempio pratico per vedere se abbiamo capito, è il mio esercizio preferito. Quindi lanciando appunto, leggendo le carte o uno può prevedere, dice guarda che oggi ti salta in aria la casa. Dopodiché se io sono in possesso di un rilevatore di gas, controllo, vedo che c'è una perdita di gas, a me non salta in aria la casa. Uno che era privo di quel rilevatore gli salta la casa. Ci può stare, maccheronizzata così, diciamo. Sì, assolutamente, ci può stare. Io mi diverto molto Paolo, in questi ma esercizi. dicevi no, che i tarocchi sono solo uno strumento, però
i tarocchi tradizionali, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, che ne so, le energie vengono canalizzate con dei sassolini, uno legge i sassolini o il fondo di caffè o qualunque altra cosa, cioè li metti sullo stesso piano rispetto ai simboli di quei tarocchi specifici? Allora, lo sciamano può leggere il futuro anche con i sassi, con i fondi di caffè, con qualunque cosa. I tarocchi sono un po' più potenti dei sassolini perché sono stati progettati proprio per avere delle immagini che archetipicamente rappresentano certe energie. Quindi quando ti esce il diavolo, è il diavolo, archetipicamente significa delle cose per tutti. Quando esce la papessa, archetipicamente significa qualcosa che è abbastanza intuibile per chiunque. Quando ti esce un sasso, se è triangolare o tondo, cioè è difficile riuscire ad avere questa capacità di interpretazione del simbolo sul sasso. Però io, per esempio, tanti anni fa, mi feci fare i fondi di caffè da una signora turca in Germania che non mi conosceva per niente, non mi aveva mai visto, non aveva mai sentito parlare di me, mi vide delle cose che cioè, effettivamente mi lasciò veramente a bocca aperta, perché all'epoca mi occupavo proprio della Rosa Rossa, di delitti, eccetera, e disse: guarda, tu sei impegnato con delle forze pazzesche, cioè non sono cose normali quelle di cui ti occupi, non so che lavoro fai, dice, però, e c'hai tanti nemici, ma tanti nemici che ti vogliono proprio morto, dice, non nemici così, qualsiasi. Però non capisco, c'hai come una sorta di protezione, probabilmente dice ti sei salvato la vita parecchie volte, quindi vide bene, insomma, e poi mi disse tutta un'altra serie di cose. Erano i fondi del caffè, ma quindi noi possiamo leggere qualunque cosa. Il tarocco è lo strumento migliore per chi non è un veggente naturale, per chi non ha studiato lo sciamanesimo. Noi siamo immersi in una cultura dove il contatto con la natura, cioè chi vive a Milano come fa a imparare a leggere le nuvole, o poi oggi bisogna leggere le scie chimiche, tra l'altro manco le nuvole, quindi con i tarocchi un banner anche per questi casi. Lo strumento. Quindi i tarocchi sono stati creati proprio per quello strumento, ecco perché risultano più potenti. Paolo, ma tipo le sincronicità oppure degli eventi frequenti che si verificano, eventi intendo anche magari sogni o comunque degli eventi che si verificano realmente nella vita delle persone, o come è accaduto a te, per esempio, un simbolo o una serie di simboli che che spesso ritornano nella nostra vita, possono rendere più semplice la, diciamo, lettura dei tarocchi o del tema natale, o comunque è indifferente questa cosa? No, sono importanti molto anche i segni e le coincidenze della vita, perché delle volte ti indicano una certa energia che ti accompagna. Il problema dell'interpretazione proprio delle coincidenze e dei segni è che non è detto che tu lo interpreti correttamente il segno, cioè se io avessi interpretato, anzi io manco li vedevo questi segni, no? Cioè se mi avessi detto com'è che c'hai tutti sti tarocchi attorno, tutti questi riferimenti alla rosa, sei in via del Giglio, io proprio non l'avrei saputi collegare. E tutti noi nella nostra vita abbiamo una serie di simboli attorno a noi, in cui lo sciamano o il veggente vede chiaramente, se entra in casa tua può vedere anche qual è il tuo destino, dalla casa come è fatta, o dalla zona dove abiti, perché mette in collegamento una serie di energie e capisce. La persona normale no, e io ci ho messo anni per capire che questi simboli, e poi chissà quanti altri ne ho che non riesco a interpretare attorno a me, ma tutti ne abbiamo. Abbiamo dei simboli nel nome del nostro partner, nel cognome della nostra famiglia, però appunto la difficoltà è leggerli. Però invece, ripeto, i tarocchi sono lo strumento più semplice, quelli sono simboli veramente molto più chiari. Certo, bisogna sempre studiarli un po', insomma, cioè, in particolare i tarocchi, gli arcani minori, quelli sono, se non hanno le figure come nel Rider White, c'è un po' più di difficoltà interpretativa, perché tu devi capire cosa significa il 7 di spade, il 5 di spade, quindi devi capire la simbologia del 5, del 7, eccetera. Però è uno sforzo minimo, diciamo, rispetto a quello che richiede invece imparare a interpretare tutta la realtà.
Mi hai letto nella mente, Paolo, perché hai citato famiglia e partner, e volevo farti una domanda proprio su questo, perché qui abbiamo parlato sempre di letture individuali, quindi tutto ciò che poteva essere fatto nei confronti della persona che abbiamo di fronte, quindi del suo destino, del suo libero arbitrio, del suo perimetro. Ma quando si vanno a incastrare diversi perimetri, diversi destini, la cosa si complica esponenzialmente, perché a quel punto io potrei avere il tale perimetro dato col tale destino, e poi però ho una moglie, una compagna, poi magari un figlio, poi ho dei genitori, poi ho degli amici. Diciamo si complica la questione, perché a quel punto io potrei essere influenzato o influenzare a mia volta tante variabili che si vengono a comporre intorno a me. Sì, Questa certo. cosa come può, cioè bisogna immaginare che la mia compagna, mia moglie, fosse anche lei, tra virgolette, già prevista, già perimetrata, o a quel punto diciamo ci possono essere delle deviazioni? La compagna, il compagno della nostra vita in genere è già perimetrato e la maggior parte degli incontri che facciamo sentimentalmente sono già predisposti. Alcune cose, alcuni destini sono predisposti già dalla nascita. Guarda, faccio un esempio con un personaggio che conosciamo, Gianfranco Carpeoro. Uh-huh. A me mi ha sempre stupito questa coincidenza. Gianfranco Carpeoro diventa massone, poi si occupa particolarmente di Rosa Croce, che è la sua specialità. Lui, dal punto di vista degli studi, uno dei suoi capolavori è Il volo del pellicano, che proprio parla in modo chiaro, come non ha fatto mai nessun altro libro, della storia di Rosa Croce, anche se sotto forma di romanzo. Bene, nel suo nome, nella sua data di nascita, c'è già gran parte del suo destino, perché lui si chiama Gianfranco Pecoraro. Ora, Pecoraro è uguale a pastore, e il buon pastore è Cristo, che è uno dei simboli di Rosa Croce. Giovanni Francesco. Giovanni è il Vangelo, diciamo quello di riferimento, oltre a quello di Luca, però è il Vangelo più importante dal punto di vista esoterico, per i Rosa Croce. Infatti che si chiamano Giovanniti, i Rosa Croce. Francesco, a me mi richiama San Francesco, che comunque appartiene alla linea giovannita e comunque è un precursore, diciamo così, dei Rosa Croce. All'epoca non si chiamavano così, ma di fatto era un Rosa Croce nella sua storia, non è come si racconta il poverello d'Assisi, insomma, cioè lui, il suo successore era Fratelia, che era un templare, sua madre era catara, quindi era connesso con i catari, quindi con tutta la tradizione della Maddalena, di San Giovanni, eccetera. Il personaggio di San Francesco è molto più complesso di come lo racconta la Vulgata cattolica. E poi la data di nascita, 24 giugno, giorno di San Giovanni, che è la data ufficiale in cui la massoneria festeggia la sua nascita, ma anche i Rosa Croce. Beh, insomma, cioè già da queste cose, no? Uno dice, ma cazzo, qui dalla data di nascita al nome, cioè veramente un nome, un destino. Vabbè, poi lui fa l'anagramma in Carpeoro. Carpeoro c'ha certamente un significato alchemico, ma quello è esplicito perché l'ha scelto lui e diciamo da simbolista l'ha scelto con un simbolo ben preciso. E poi tante altre cose della sua vita, cioè allora uno sciamano dal giorno della sua nascita, dal contesto familiare, da tutta una serie di cose, avrebbe potuto sicuramente capire che il suo destino non era un destino ordinario, era un destino molto particolare. Tutto. Quindi non ci sarebbe potuta essere moglie, amico o parente che tenga, diciamo, lì bisognava andare. Lì bisognava andare, ma lui nella famiglia, alcuni suoi familiari l'hanno aiutato in questo percorso, quindi uno, se aveva il quadro completo della situazione, probabilmente anche aveva altri riferimenti sia simbolici sia materiali per poter capire quale poteva essere il suo destino, insomma. Poi va bene, c'è il tema Natale che ti dà ulteriori indicazioni, perché per esempio in India è fondamentale fare il tema Natale ai bambini appena nascono, quindi anche nelle famiglie più povere, quando nasce il bambino, la prima cosa si segna il momento della nascita, perché da quello c'hai anche una mappa del tuo destino, che poi puoi seguire o no, puoi opporti o no. Se, certo, che ne so, per esempio Yogananda aveva
quando nasce, alla nascita un astrologo gli dice ti sposerai 3 volte. Se tu gli fai il tema natale, in effetti potresti dire ok, si sposa e ha queste caratteristiche, ma lui non si sposerà mai perché lui aveva un altro destino e si oppone, ma non è che si oppone a questo destino, va incontro al suo destino più elevato, quindi alla parte più elevata anche del suo tema natale, potremmo dire, e quindi ti puoi opporre oppure andarci incontro in modo naturale, assecondando il tuo compito. Se a me mi avessero detto c'è nel mio destino, nel mio tema natale, l'occuparmi di astrologia, di esoterismo in generale, me l'avessero detto da subito, magari avrei cominciato prima. Paolo, stiamo andando verso la conclusione, ovviamente il tempo sta per finire, però per questa puntata, però noi, come abbiamo fatto ancora, ti invitiamo ovviamente ad essere con noi magari ancora. E mi viene da chiederti, che è una domanda che spesso comunque sento dire, io non occupandomi ovviamente di tarocchi, neanche di astrologia, ovviamente la giro a te. La differenza tra tarocchi e sibille, per esempio? Allora, le sibille, diciamo, come strumento sembra abbastanza simile. Le sibille sono uno strumento di divinazione, ma sono delle carte che non c'hanno, come dire, mi devo preparare la risposta. Allora, diciamo come nascono le sibille. Sono sempre carte, però sono carte che hanno altri simboli. Si chiamano sibille perché viene dal nome della cartomante di fiducia di Napoleone, che era Madame Lenormand, che si faceva chiamare anche Sibilla e usava un mazzo di carte che a noi poi non ci è pervenuto in realtà, però disegnate da lei, che lei chiamava sibille. E sono oracoli praticamente, ce ne sono diversi tipi di sibille e hanno già il significato in modo esplicito. I tarocchi no, i tarocchi invece sono strutturati secondo la struttura cabalistica dell'albero della vita, quindi abbiamo per esempio le 10 carte degli arcani minori, che sono i 10 livelli delle varie Sefirot della Cabala. I 21 arcani maggiori sono le tappe dell'anima di un percorso iniziatico, quindi rappresentano tutte le tappe di un percorso iniziatico, però sono tappe archetipiche e quindi lasciano un po' di spazio all'interpretazione. La sibilla in genere lascia poco spazio all'interpretazione, c'ha il significato bello chiaro stampato già nella carta. Sono anche più facili da leggere, in sostanza le sibille chiunque le prende, le tira e legge il significato. I tarocchi ci vuole un minimo di diciamo di dimestichezza, di comprensione della simbologia che c'è, specialmente negli arcani minori. Se uno prende gli arcani di base, quelli dei tarocchi di Marsiglia, tu c'hai 6 coppe e non sai che significano 6 coppe. Se non sai il significato del numero 6 e il significato delle coppe, non le abbini insieme, che poi è l'amore universale, la Sefira di Tiferet. Ecco, questo è un esempio, insomma. Grazie Paolo. Allora, Fabio, una domanda in chiusura a Paolo. Però la vogliamo in ventriloquese, vogliamo che ripeti quell'esercizio. Prova, vediamo. È uscito una volta sola, purtroppo. No, perché deve essere in fase meditativa di concentrazione per riuscirci. Esatto. Tra l'altro, a proposito di coincidenze, proprio ieri mi è arrivata gentilmente da una che sarà una futura ospite di Border Nights. Tante persone scrivono: ti posso mandare il libro, e lo mandano, quindi mi è arrivato il libro. In realtà poi dentro c'era di tutto e di più, delle cose gradite, da delle tisane, e poi c'era un bigliettino, una busta molto carina, e all'interno non è che c'era un messaggio, c'era una citazione proprio dai tarocchi, dal carro. E quindi alla vigilia proprio di questa puntata, che io sapevo era dedicata prettamente ai tarocchi, in realtà poi abbiamo parlato, hai parlato di altro. Però sì, tornando ai tarocchi, no, hai citato Tiziano, che ho apprezzato tantissimo, e ti do ragione sul fatto che sia veramente abbia questo dono, no, eccezionale, non solo di saper leggere i tarocchi, ma poi ci mette molto
penso del suo, no? Del suo sentire, di quelle che sono, credo, abilità innate. Effettivamente con quei simboli io mi sono sempre chiesto, al di là del significato della la papessa o ne so, la temperanza, che uno così ci può anche arrivare, o il diavolo, come dicevi prima. Però i significati che come tutti, magari molti ragazzini curiosi da adolescente, no? Compravo vari libri di spiegazione, no? Con i mazzi, c'era i tarocchi celtici in particolare che mi avevano così rapito. Mi sono sempre chiesto i significati, le tecniche di lettura, no? Io ricordo appunto le varie tecniche, i significati che spesso poi da un manuale all'altro cambiano. Cioè, chi li ha scritti questi significati? Da dove sono stati presi e quando sapere qual è un significato affidabile da uno meno affidabile? Allora, guarda, io questo lo insegno nei miei corsi di cartomanzia. Il significato più affidabile è quello che gli dai tu. Cioè, la carta ti parla. C'è anche un libro che si chiama I tarocchi parlano. Cioè, tu la osservi e vedi quello che ti comunica, quello che ti dice, al di là del significato che dice l'autore, che appunto, come dici tu, a volte cambiano e in gran parte sono sovrapponibili, ma poi per ogni carta ci sono, per esempio se prendiamo il manuale di Stuart Kaplan, ogni carta ha 40 significati e quali gli devi dare di questi 40? Gli dai quello che ti parla di più. E quindi infatti io insegno nei miei corsi più che altro non a ricordare i significati delle carte in modo mnemonico, ma a farsele parlare, quindi a andare a intuito, quindi senza neanche il libretto delle istruzioni. Quello dovrebbe essere il modo corretto di usare le carte. Infatti Tiziano è un veggente naturale, cioè i tarocchi servono per stimolare la nostra capacità che tutti abbiamo di veggenza naturale. Poi ovviamente ciascuno ha diversi livelli, diverse potenzialità, c'è chi è più veggente e chi è meno. E per questo, per esempio, io insegno cartomanzia, talvolta ho insegnato anche a veggenti, anzi no, spesso, a veggenti sensitivi proprio di lavoro, che però magari sulle carte avevano un blocco, quindi aiuto magari a sbloccare. Però quando a me mi chiedono, mi leggi le carte a pagamento, per quanto per me il cartomante sia veramente uno dei lavori più belli del mondo, cioè io invidio per esempio la mia amica Manuela che fa la cartomante in Inghilterra nei mercatini, cioè lei va per la strada e fa quello, cioè per me quello è un lavoro che è stupendo. Però perché non lo faccio? Perché Tiziano è più bravo di me, ci sono persone che hanno capacità di veggenza superiori. Quindi io dal punto di vista professionale dico, guarda, se vuoi una lettura di tarocchi, fatela fare da Tiziano. Perché bisogna pure riconoscere i propri limiti. Tra l'altro io insegno a farli a se stessi, i tarocchi. Infatti a me funzionano benissimo. E sono meno bravo con gli altri. A me non mi hanno mai sbagliato, cioè io guardando i tarocchi da solo ho sempre capito quello che mi sarebbe successo. La maggior parte delle persone ha la difficoltà contraria, perché essere onesti con se stessi non è semplice, mentre invece con l'altro è più facile. Invece racconto questo episodio, questo aneddoto che racconto spesso per far capire che significa onestà con se stessi. No? C'era la mia amica cartomante che dice, vediamo se aveva conosciuto uno, vediamo se con questo mi ci fidanzo. Tira le carte? No. Erano tutte carte negative, quindi vabbè, chiude, fa. Poi era bravissima come cartomante con gli altri, era veramente uno spettacolo. No, dice, allora forse però ho fatto male la domanda, allora la rifaccio. Vediamo se è innamorato di me. Tira le carte. Dice di no, però aspetta, forse ho fatto male la domanda. Richiude le carte. Allora, vediamo se tra me e lui ci sarà una storia. Tu. No. Richiude, insomma, ha fatti 7-8 volte, alla fine abbiamo detto, oh, ma la vuoi capire che tanto con questo non c'è niente da fare. Non è che sbagli la domanda, è che proprio la risposta è chiara. Però praticamente Paolo, citando la Sibilla, ha fatto come quella risposta che fece, che diede al soldato se sarebbe tornato dalla guerra oppure no, quella famosa frase in latino dove bastava mettere la virgola dove si voleva per ottenere il significato uguale e contrario. Cioè gli diceva sì, tu andrai, tornerai, spostando la virgola con i termini latini, diceva andrai,
non tornerai, morirai. E quindi andava bene sempre, dipende uno dove metteva la virgola, andava benissimo, cioè era buona per tutte le stagioni. Era bellissima quella. Bene, allora Paolo, grazie di cuore, noi siamo in chiusura, però ovviamente, visto che Fabio hai aperto tu, a te l'onore della chiusura della puntata. Grazie Paolo, grazie Segena, grazie Marco e alla prossima settimana. Grazie Ciao a a tutti. tutti, Grazie a tutti, grazie mille ciao. per la disponibilità, soprattutto a Paolo. E rinnoviamo l'invito. In realtà sto temporeggiando perché sto cercando la sigla. E rinnoviamo l'invito. Rinnoviamo l'invito, ovviamente, a rimanere con noi e a venirci a trovare nuovamente. Ciao a tutti. Ciao.